È l'anno 5600 a.C. Sulle rive di quello che un giorno chiameremo Mar Nero, il tempo non si misura in ore, ma in cicli di raccolto e stagioni di caccia. Qui la vita è un respiro lento. Il grande lago d'acqua dolce è il cuore di un mondo perfetto. Foreste di querce che scendono fino a rive sabbiose, villaggi d'argilla che punteggiano valli fertili e il suono costante di flauti d'osso che accompagna il tramonto. Ma questo paradiso è un'illusione costruita su una diga di sabbia. A miglia di distanza verso nord-ovest il Mediterraneo sta spingendo. Lo scioglimento dei ghiacciai ha gonfiato gli oceani, innalzando il livello dell'acqua fino a un punto di rottura critico. Una sottile striscia di terra, il Bosforo, è l'unica cosa che separa i due mondi. E quella striscia sta per essere polverizzata. Un uomo, un pescatore che cammina lungo la riva del lago, avverte una vibrazione che non è un terremoto. È un rombo basso, sotterraneo, come se un gigante stesse camminando oltre le colline. Guarda verso l'orizzonte e vede l'impossibile. Il cielo si sta scurendo non per le nuvole, ma per la nebbia salmastra prodotta da una cascata alta centinaia di metri. La diga naturale è crollata. Questa non è un'inondazione graduale. È un'esplosione di massa liquida. Un volume d'acqua pari a 200 cascate del Niagara sta scavando un canyon nel granito, trasformando la valle in un inferno di schiuma e detriti. Il pescatore non ha il tempo di gridare. L'onda d'urto sonora precede l'acqua, un ruggito che frantuma i sensi. In pochi istanti la sua capanna, le sue reti, la sua intera esistenza vengono atomizzate da un muro d'acqua bianca che ruggisce come 1.000.000 di bestie. L'odore che invade l'aria non è più il profumo di fango dolce e ninfee, ma l'amarezza pungente del sale. È l'odore del mare che viene a reclamare la terra. La vegetazione neolitica colpita dall'acqua salata inizia a morire all'istante, con le foglie che appassiscono sotto la violenza della salamoia. Gli uccelli si levano in stormi neri, fuggendo verso le alture, mentre gli animali della foresta corrono fianco a fianco con gli esseri umani in una tregua dettata dal puro terrore. In questo primo capitolo della fine, la geografia stessa viene riscritta. Quello che era un sentiero tra le querce diventa un abisso. Quello che era un villaggio diventa un relitto sommerso. L'uomo che osservava il lago ora non è che una minuscola sagoma che tenta di scalare una collina che sta scomparendo. Non c'è eroismo, solo l'istinto animale di salire più in alto del fragore. Il diluvio è iniziato e il mondo non sarà mai più lo stesso. Mentre i primi villaggi lungo le rive settentrionali del lago vengono ridotti a schegge di fango e paglia, l'evento assume una dimensione che trascende la tragedia individuale. Questa non è un'inondazione stagionale, è una riconfigurazione geologica che si muove con la velocità di un esercito alla carica. In alcune zone pianeggianti il fronte dell'acqua avanza di oltre 1 chilometro al giorno. Immaginate di svegliarvi ogni mattina e scoprire che la terraferma si è accorciata di 1000 passi. Il campo dove avete seminato ieri è ora un fondale limaccioso coperto da 1 metro d'acqua salmastra. Il suono della cascata del Bosforo diventa il battito cardiaco di questa apocalisse. È un basso continuo, un rombo che penetra nelle ossa e non ti abbandona mai, anche a miglia di distanza. Gli esperti moderni stimano che l'acqua cadesse da oltre 150 metri, una massa liquida così imponente da far tremare la roccia stessa. Quel suono è l'avvertimento che il vecchio mondo è stato condannato. Sulle colline che circondano il bacino, migliaia di figure si muovono come ombre, spingendosi verso l'alto. Tribù e rivalità non esistono più, c'è solo il respiro affannoso di chi cerca di sfuggire a una marea che non ha intenzione di fermarsi. Lungo i ripidi sentieri dei Carpazi e del Caucaso, il fango è solcato dalle impronte di migliaia di piedi nudi. Accanto alle orme giacciono oggetti che la stanchezza ha reso insopportabili. Pesanti asce di pietra levigata, grandi giare di argilla grezza che contenevano scorte di grano, mulini a mano abbandonati come lapidi. Ogni oggetto lasciato indietro è un pezzo di cultura che si spezza, un frammento di identità neolitica, sacrificato sull'altare della sopravvivenza.
L'odore della morte ambientale è ovunque. Il sale sta uccidendo le foreste d'acqua dolce. Migliaia di querce e frassini, improvvisamente sommersi da acqua satura di cloruro di sodio, iniziano a marcire verticalmente. Le foglie ingialliscono in poche ore, i rami si appesantiscono e si spezzano, creando una coltre di legname alla deriva che trasforma la superficie del mare in una trappola mortale. Non è solo la fine degli uomini, è la morte di un intero ecosistema. I pesci del lago, abituati alla dolcezza delle acque fluviali, muoiono a milioni. I loro corpi argentei galleggiano tra i tronchi, creando una crosta di putrefazione che attira immensi stormi di gabbiani e corvi, gli unici a banchettare sul cadavere di un mondo. Nelle ore notturne il paesaggio diventa spettrale. Le luci dei focolari della valle sono scomparse. L'oscurità è assoluta, rotta solo dal riflesso delle stelle su una distesa d'acqua che si fa più ampia ogni ora che passa. Coloro che sono riusciti a raggiungere le grotte ad alta quota osservano dall'alto l'eclissi del proprio passato. Sotto di loro, il lago che era stato la culla della loro civiltà è diventato un mostro blu che inghiotte i ricordi. In quel silenzio, interrotto solo dal pianto di pochi bambini, inizia a farsi strada una terribile consapevolezza. Non si può tornare indietro. Il concetto di casa è evaporato, sostituito da una condizione nomade dettata dal terrore dell'abisso. L'acqua continua a salire, implacabile, centimetro dopo centimetro, ora dopo ora. La pressione è tale che le sorgenti d'acqua dolce in quota iniziano a sgorgare con furia o a scomparire del tutto, deviate dai movimenti della crosta terrestre sotto il peso del nuovo mare. La natura ha rotto il suo patto con l'uomo. Il diluvio non è più una minaccia, è la nuova brutale realtà dove ogni passo verso la montagna è una preghiera per la vita. Non è solo la Terra a cedere, è la logica stessa dell'esistenza. Per millenni, le popolazioni che abitavano sulle rive del lago avevano costruito la propria cosmogonia su punti fissi. Il fiume che porta acqua dolce, la foresta che offre legname, il sentiero che conduce alla tribù vicina. In pochi giorni, questi punti di riferimento non sono solo svaniti, sono stati sostituiti dal loro opposto. Dove c'era un sentiero, ora c'è un mulinello. Dove c'era un fiume, ora c'è una marea salata che risale la corrente, invertendo il corso della natura. Una mano anonima, rugosa e macchiata di fuliggine, cerca di afferrare un piccolo idolo di calcare che scivola via da una mensola d'argilla. La casa non c'è più. Le pareti si sono sciolte come neve al sole. L'idolo, che rappresentava la protezione del focolare, affonda nel limo grigio e scompare. È l'immagine della fine di una religione. Le divinità della terra sono state umiliate dall'acqua. Non c'è più un luogo dove pregare, poiché ogni altare si trova ora a 40 metri sotto la superficie, visitato solo da correnti fredde e pesci morti. Il ritmo della distruzione si sposta ora verso le pianure costiere. Qui il mare non colpisce con la forza di una cascata, ma con la crudeltà di un predatore silenzioso. L'acqua avanza implacabile, una distesa piatta e plumbea che trasforma i pascoli in paludi nel giro di poche ore. Immaginate la scena di un gregge di pecore intrappolato su un poggio che si restringe ogni minuto. Gli animali non belano più, sono immobili, fissano l'acqua che lambisce i loro zoccoli. È un incubo di stasi. Non c'è panico frenetico, solo la rassegnazione di una natura che ha perso ogni difesa. È il suono del nulla. Il canto degli uccelli della foresta è sparito, sostituito dal grido rauco e metallico dei gabbiani che seguono il fronte dell'acqua. Il vento, che ora soffia libero su una distesa marina in continua espansione, trasporta un sibilo costante tra le chiome degli alberi morenti. È un fischio che sembra una voce umana, un lamento che attraversa le valli ormai sommerse. Le persone che osservano dalle creste delle montagne non si parlano. Il trauma ha rubato loro la parola. Si limitano a indicare, con dita tremanti, i luoghi in cui un tempo sorgevano le loro vite. La composizione chimica del mondo sta cambiando.
l'acqua salata che entra nel bacino del Mar Nero è molto più densa dell'acqua dolce originale. Questo crea una stratificazione mortale. L'acqua dolce viene spinta in superficie, mentre l'acqua salata, carica di minerali e povera di ossigeno, affonda, soffocando ogni forma di vita sul fondo. È un massacro invisibile che avviene negli abissi. La valle del Mar Nero sta diventando una tomba anossica, un luogo dove la decomposizione si ferma e il tempo si cristallizza in un eterno oblio. Chi osserva dalle colline vede isole di detriti galleggianti, masse di tronchi, tetti di paglia e carcasse che formano zattere spettrali. A volte si scorge un movimento su queste zattere. Piccoli animali, forse il cane di un villaggio, che galleggiano verso l'ignoto. È un'immagine di isolamento assoluto. La civiltà neolitica, che era una rete di connessioni umane, è stata ridotta a frammenti solitari che fluttuano su un abisso senza fondo. Il mare ha vinto e la sua vittoria è totale, silenziosa e definitiva. L'inondazione non è solo un muro d'acqua, è una ladra di ossigeno. Mentre il livello del Mar Nero sale, spinge l'aria fuori dalle valli con una pressione che schiaccia i polmoni. Sulle creste montuose del Caucaso e dei Carpazi, l'atmosfera è cambiata. Il vento che sale dalle nuove profondità non porta più il profumo dei pini, ma una nebbia salmastra e gelida che si attacca alla pelle come un sudario. Qui, tra le rocce nude, si consuma l'ultimo atto della resistenza neolitica. Una fila di donne risale un instabile ghiaione. Portano sulle spalle cesti di vimini intrecciati, carichi non d'oro, ma di pietre focaie e semi avvolti in pelli secche. Una di loro inciampa. Il cesto si rovescia e i semi, il futuro di un'intera stirpe, rotolano giù per il pendio, svanendo tra i crepacci della roccia prima che l'acqua, metri più in basso, possa raggiungerli. Lei non si ferma a raccoglierli. Non c'è tempo per il lutto. Il tempo è diventato un lusso che nessuno può permettersi. La sopravvivenza è una linea retta che punta verso l'alto, senza guardarsi indietro. Nelle grotte, migliaia di profughi hanno cercato riparo negli anfratti rocciosi, trasformando antichi santuari in dormitori improvvisati. Il suono predominante non è il pianto, ma un silenzio carico di elettricità. È il silenzio di chi ha visto l'impossibile e ha perso le parole per descriverlo. Nell'oscurità, illuminata solo da bracci morenti, i volti sono maschere di cenere e terrore. Ogni volta che un pezzo di roccia cade all'esterno o che il rombo lontano della cascata del Bosforo cambia frequenza, un brivido collettivo attraversa la grotta. È il trauma di una specie che ha scoperto di non essere la padrona della terra, ma solo un ospite temporaneo. L'ecosistema montano sta crollando sotto il peso dei nuovi arrivati. Anche i predatori, lupi, orsi, leopardi delle nevi, sono stati spinti verso le vette, creando una coesistenza forzata e sanguinosa con gli esseri umani. Non c'è più spazio per la caccia rituale. È una guerra di posizione tra specie diverse, tutte unite dalla stessa disperazione. Nelle notti senza luna, l'ululato dei lupi si mescola alle grida dei bambini, mentre l'odore del sangue fresco si diffonde nell'aria rarefatta, attirando creature che un tempo temevano il fuoco dell'uomo. Guardando la linea dell'orizzonte al mattino, non c'è più distinzione tra cielo e terra. Una coltre di vapore acqueo avvolge ogni cosa, creando un mondo liminale dove le montagne sembrano isole che fluttuano in un mare di nuvole e sale. Il sale è ovunque. Si deposita sulle labbra, brucia gli occhi e incrosta gli indumenti di pelle. La sete diventa un tormento paradossale. Circondati da un oceano in espansione, gli uomini muoiono perché l'acqua dolce delle sorgenti è stata contaminata o è diventata inaccessibile. In questo caos, la memoria inizia a frammentarsi. Gli anziani raccontano di valli verdi che i giovani non vedranno mai. Il passato diventa leggenda nel giro di poche lune. Vie commerciali, alleanze tra clan, confini dei territori di caccia, tutto è stato dissolto dall'acqua. Rimane solo una massa umana senza nome, che si muove senza meta, portando con sé la consapevolezza che il mondo ha un limite, e quel limite è stato appena superato.
L'acqua continua a salire e con essa la sensazione che il cielo stesso possa cadere da un momento all'altro. Mentre le vette diventano l'ultimo rifugio, un fenomeno invisibile e silenzioso sta completando la distruzione: l'osmosi della morte. Il Mar Nero non è solo un volume d'acqua in aumento, è una sostanza aliena che riscrive la chimica della Terra. L'acqua salata, più pesante e densa, non si limita a coprire le valli, penetra nelle falde acquifere, risale attraverso le vene profonde della terra e avvelena le radici di tutto ciò che ancora respira. Sorgenti d'acqua cristallina sgorgano tra le rocce di un canyon laterale. Animali e uomini si accalcano per bere, ma l'acqua ha un riflesso oleoso e opalescente. Al primo sorso, il volto si contrae. La dolcezza è svanita, sostituita da un sapore metallico e amaro. Il sale ha vinto anche qui, a miglia di distanza dal fronte dell'onda. Questo è il vero supplizio del diluvio: morire di sete circondati da un oceano. La biosfera neolitica sta subendo uno shock sistemico. Le piante, non travolte dall'ondata, iniziano ad appassire dall'interno, con le foglie che si arricciano e cadono, come in un eterno e tossico autunno. Si ode il suono della fame. Non è un grido, è un rosicchiare costante. I roditori, spinti verso l'alto dalla marea, invadono le poche riserve di cibo rimaste nelle grotte. È una competizione spietata per ogni grammo di materia organica. L'equilibrio tra preda e predatore è spezzato. I grandi erbivori, privati dei pascoli della valle, deperiscono sotto gli occhi dei sopravvissuti. Non rimane nulla da cacciare se non pelle e ossa. In questo scenario, la moralità umana inizia a sgretolarsi. Il furto di una manciata di bacche o di un pezzo di carne essiccata diventa un crimine punibile con la morte, perché ogni caloria rappresenta un minuto di vita in più. Dall'alto, la superficie del mare è una distesa grigia, coperta da una nebbia perenne generata dall'evaporazione di un'immensa massa d'acqua in un bacino che non era pronto a riceverla. La luce del sole fatica a filtrare, creando un crepuscolo perpetuo che dura per giorni interi. In questa semi-oscurità, le sagome dei tronchi galleggianti sembrano navi fantasma. Per gli uomini sulle rive, il concetto di orizzonte è cambiato per sempre. Prima era un limite da raggiungere, ora è la bocca di un mostro che ha inghiottito il loro futuro. Comunità un tempo orgogliose della propria sedentarietà sono ora costrette a un nomadismo disperato. Si spostano verso l'interno, verso il cuore dei continenti, portando con sé solo il proprio trauma. Questo spostamento di massa agisce come un'onda d'urto sociale. Le popolazioni degli altopiani, vedendo arrivare queste folle di profughi laceri e affamati, reagiscono con paura e violenza. Iniziano i primi conflitti per il controllo delle restanti zone asciutte. Il diluvio d'acqua sta generando un diluvio di sangue. Nel frattempo, la cascata del Bosforo sta esaurendo lentamente la sua furia. Man mano che i livelli dei due mari si avvicinano, il rombo diminuisce di intensità, passando da uno schianto assordante a un mormorio profondo e minaccioso. Ma il danno è fatto. Milioni di tonnellate di sale sono ormai depositate nel bacino, creando un ambiente stratificato dove la vita non tornerà per millenni. Il Mar Nero è diventato un occhio cieco sul volto della Terra e gli uomini, ormai lontani dalle sue rive, iniziano a tramandare la storia di come il mondo sia stato spazzato via dalla colpa e dall'acqua, trasformando una catastrofe climatica nel mito fondativo dell'umanità. Siamo giunti all'atto finale di questa metamorfosi planetaria. Il rombo che ha scosso le fondamenta dell'Europa per mesi si sta trasformando lentamente in un sussurro rauco. Il livello dell'acqua tra il Mediterraneo e il nuovo Mar Nero si è quasi stabilizzato. La cascata del Bosforo non è più un muro d'acqua che cade dall'alto, ma un pigro vortice di correnti che lottano per trovare un equilibrio. Ma la quiete che segue non è la pace della vita, è la stasi di un cimitero sommerso. Un dettaglio che solo il tempo ha potuto preservare. A centinaia di metri sotto la superficie, nelle profondità anossiche dove l'ossigeno non può arrivare, il mondo neolitico rimane intatto. Case di legno,
Recinti per animali, persino le impronte dei pali nel fango, sono congelati nell'oscurità eterna. Senza batteri che li consumino, questi resti sono i fantasmi di una civiltà che non ha avuto il tempo di invecchiare, ma è stata semplicemente cancellata. È una Pompei liquida, un archivio di dolore preservato dal sale e dalla penombra. Per i sopravvissuti dispersi nei continenti, la realtà geografica è diventata una ferita psicologica. L'umanità che si allontana dal Mar Nero porta con sé un nuovo linguaggio del terrore. Le parole acqua, mare e onda non descrivono più risorse, ma minacce primordiali. È in questo momento che la catastrofe si trasforma in cultura. Attorno ai fuochi dei nuovi insediamenti, nelle valli del Danubio o lungo le rive del Tigri e dell'Eufrate, le storie iniziano a cristallizzarsi. Parlano di un uomo che costruì una barca, di un dio che voleva punire l'orgoglio umano, di una colomba che non fece più ritorno. Il trauma del 5600 a.C. diventa il seme del mito di Noè, di Gilgamesh e di Deucalione. Ogni cultura occidentale e medio orientale porterà per sempre in sé il riflesso di quel muro d'acqua bianca. Nuovi fiumi si scavano la strada attraverso terre che un tempo erano laghi. È il suono della vita che ricomincia faticosamente. Ma è una vita diversa. L'uomo sedentario, che credeva di aver addomesticato la terra con l'agricoltura, ha imparato una lezione brutale. La stabilità è l'eccezione, il caos è la regola. Il Neolitico finisce qui, non per un'evoluzione tecnologica, ma attraverso uno shock climatico che ha costretto l'intelligenza umana a farsi nomade, adattabile e paranoica. L'ultima luce del sole che si riflette sul Mar Nero rivela un mare splendido, calmo e indifferente. Sotto quella superficie specchiata giacciono i sogni, le ossa e le speranze di migliaia di persone, i cui nomi non conosceremo mai. Il diluvio non è stato una punizione divina, ma il respiro di un pianeta che cambia pelle. L'avvertimento rimane, inciso nelle tavolette d'argilla e nelle pieghe del nostro DNA. Siamo ospiti di un mondo che non ci appartiene, inquilini in una casa che può essere spazzata via in una sola mattina di nebbia e sale. L'oscurità cala definitivamente sulle valli sommerse. Il Mar Nero è ormai una realtà permanente sulla mappa. Le tribù si sono mescolate, le lingue sono cambiate e nuovi imperi sorgeranno sulle rive di questo nuovo mare. Ma nelle profondità dove la luce non arriva, il mondo del 5600 a.C. aspetta ancora, nel silenzio assoluto del fango, che qualcuno racconti la sua storia. Una storia d'acqua, di cenere e di un'estate che non arrivò mai.